Siete alla ricerca di una mountain bike e non sapete da dove iniziare? Attenzione, perché potreste completamente sbagliare l'acquisto, così come ho fatto io quando mi sono approcciato a questo sport, spendendo 1.300 euro per una mountain bike scelta solo per il bel colore. Sappiate che esistono ben 10 tipologie diverse di mountain bike, 10! Quella che va forte in salita, quella che va forte in discesa, quella che va mediamente forte sia in salita che in discesa, quella che va forte in salita e si difende in discesa, quella che si difende in salita ma è mostruosamente veloce in discesa. Insomma, si entra in una vera e propria giungla. Prima di proseguire vorrei chiedervi di registrarvi al canale, a voi non costa nulla, mentre a noi darebbe la possibilità di proporvi contenuti sempre più interessanti. Le 10 tipologie sono escursionismo, cross country marathon, down country, trail, all mountain, enduro, freeride, downhill e fat bike. Alcuni inseriscono in questa lista anche le dirt bike, ma queste non verranno prese in considerazione in questo video. Per alcune di queste categorie si trovano anche i relativi modelli con motori elettrici e batteria, le cosiddette e-bike o e-mountain bike. Distinguere una categoria dall'altra è semplicissimo, ma prima di scoprirlo dovete aver ben chiari 3 concetti che il mio collaboratore Albert andrà ad introdurvi. Ti ringrazio Stefano. Il primo concetto è capire la diversità fra una mountain bike full e una mountain bike front, anche detta hardtail. Hardtail, ma che non è? La differenza è nella presenza o meno di una sospensione centrale. Una mountain bike front ha solo una forcella anteriore ammortizzata, mentre una full ha anche un ammortizzatore posteriore. Questo significa che una full offre più comfort e stabilità, ma anche più peso e complessità. Una front invece è più leggera, reattiva e semplice da mantenere, ma richiede più abilità e allenamento per gestire i percorsi più impegnativi. Il secondo concetto teorico è quello relativo all'escursione della forcella. L'escursione è la distanza che la forcella può percorrere quando viene compressa. Più è lunga e più la mountain bike è adatta a terreni accidentati e discese impegnative. Più escursione si ha e più la bici è veloce, sicura e stabile in discesa. Però avere più escursione significa anche avere una forcella più pesante, perché gli steli sono più grandi e robusti. Il terzo concetto è quello dell'angolo di sterzo, e questa è tosta. L'angolo di sterzo è l'inclinazione del tubo di sterzo rispetto al terreno. Lo sterzo aperto rende la bici più stabile sul veloce e sui terreni accidentati, ma meno maneggevole nello stretto. Lo sterzo chiuso rende la bici più agile e reattiva, ma meno sicura sulle discese. Le bici da discesa hanno di solito uno sterzo più aperto, 62-65 gradi, mentre le bici da cross country hanno uno sterzo più chiuso, 65-70 gradi. Il concetto è semplice: per essere veloce in salita, la bici non deve essere lunga, ma piuttosto compatta, quindi con un angolo chiuso. In discesa invece le bici lunghe offrono maggiore stabilità e controllo, quindi hanno un angolo di sterzo più aperto. Semplice, no? Ottimo, ringraziamo Albert e torniamo alla questione su come distinguere una categoria dall'altra. Niente di più semplice, perché tutto è dettato dall'escursione della forcella. Tra 80 e 120 troviamo quelle da escursionismo, cross country e marathon. Da 120 a 130 le down country, da 140 a 150 le trail, da 150 a 160 le all mountain, da 160 a 180 le enduro, da 180 a 200 mm freeride e oltre i 200 mm troviamo le downhill. Grazie a questa tabellina, ora quando entrerete in un negozio pieno di mountain bike, sarete in grado di comprendere velocemente quale tipologie di mountain bike state osservando, perché basta identificare quanto misura l'escursione. È interessante anche notare che una forcella con molta escursione deve essere anche supportata da un telaio con delle geometrie adeguate, perché avere più escursione significherà avere anche un angolo più aperto. Una bici più lunga è maneggevole in discesa, ma meno performante in salita. Ora cerchiamo di capire quali sono i casi d'uso delle diverse tipologie.
Le categorie che vado a presentare sono in ordine di escursione forcella. Quindi le prime risulteranno maneggevoli e agili in salita, con angolo di sterzo chiuso, e via via l'angolo risulterà sempre più aperto per bici che saranno più orientate alla discesa. Escursionismo. Qui abbiamo due casi d'uso. Il primo è quello del genitore che non sa nulla di mountain bike e i figli adolescenti che gli spaccano i maroni perché vogliono la mountain bike. Il consiglio è quello di prendere una bici di livello base, le cosiddette entry level, da escursionismo, quindi con un'escursione massima di 120 mm. Può essere sia front che full, ma le full costano di più. Cercate di spendere il meno possibile perché gli adolescenti sono in fase di crescita e le bici sono dimensionate in taglie come le magliette S, M, L ed XL. Se oggi vostro figlio o vostra figlia è una taglia S, fra 1 o 2 anni potrebbe aver bisogno di una taglia superiore, quindi ponderate bene l'acquisto. Il secondo caso d'uso è per persone che vivono in città o in luoghi per lo più pianeggianti e che sono alla ricerca di una mountain bike per andare al lavoro, fare giretti nel weekend, al parco o in collina, percorrendo prevalentemente strade bianche o forestali. Anche in questo caso una bici da escursionismo con forcella da 120 mm sia front che full va più che bene. Le cross country hanno casi d'uso che collimano sia per gli amanti dell'escursionismo sia per i ciclisti professionisti o per chi ama partecipare a gare. Quindi troviamo mountain bike da livello tecnico entry level per i principianti o ciclisti occasionali, mid range per i ciclisti intermedi o esperti e top off range per i ciclisti professionisti o per chi partecipa a competizioni. Le entry level possono essere usate per escursionismo e sono principalmente i modelli proposti da Decathlon con prezzi inferiori agli 800 euro. Le mountain bike cross country più performanti e avanzate invece hanno un prezzo più alto perché montano componenti di qualità superiore. Le top di gamma sono mountain bike estremamente leggeri con pesi che per i modelli full possono anche essere inferiori ai 10 kg. Le cross country marathon sono mountain bike orientate per coloro che amano fare giri lunghi o competizioni di più giorni su percorsi misti e dove si passano parecchie ore in sella. Si tratta di bici leggere, agili e pedalabili, ma anche resistenti e confortevoli per via di una geometria meno aggressiva rispetto alle cross country. La down country è una tipologia nata da poco, con lo scopo di affrontare al meglio i moderni tracciati da cross country sempre più tecnici e impegnativi in discesa. Questa tipologia si inserisce nel gap che c'era tra la marathon da 120 mm e la trail da 140 mm di escursione, che vedremo subito dopo. Quindi l'escursione forcella di una down country è di 120-130 mm ed ha un angolo leggermente più aperto rispetto alle marathon. Le trail bike sono bici versatili, capaci di adattarsi a vari tipi di terreni, da quelli pianeggianti a quelli più sconnessi. Solitamente sono bici full con un'escursione di 130-140 mm. Il telaio è robusto e confortevole rispetto alle 3 tipologie precedenti, perché il busto è più verticale e la posizione meno corsaiola. Sono adatte a chi cerca una bici tuttofare, divertente e affidabile. Le bici da all mountain sono bici pensate per affrontare percorsi montani con salite impegnative e discese tecniche. Sono bici full con escursione che va da 140 a 160 mm. Il telaio è resistente e stabile, ma anche abbastanza leggero da permettere una buona pedalabilità. Sono adatti a chi cerca una bici da avventura, capace di superare ostacoli e salti. Le enduro sono bici progettate per le discese veloci e aggressive, ma anche in grado di salire con una certa efficienza. Sono bici full con un'escursione di 160-180 mm. Il telaio è robusto e rinforzato, con una geometria che privilegia la sicurezza e il controllo. E sono prevalentemente bici adatte per percorsi in discesa, difficili e ripidi. Le freeride sono bici dedicate alle discese estreme, con salti, drop e trick. Sono bici full con escursione di 180-200 mm. Il telaio è molto resistente e pesante, con una geometria che favorisce la maneggevolezza e la reattività. Quindi sono bici più adatte per i bike park. Le biciclette da downhill sono bici specializzate per le discese veloci, poco pedalabili e usate per competizioni o dove ci sono impianti di risalita.
Sono bici full con una escursione di forcella che va dai 200 e passa millimetri. Il telaio è massiccio e rigido, con una geometria che garantisce la massima stabilità e aerodinamicità. E per ultimo troviamo le fat bike, sono delle biciclette particolari che hanno delle ruote molto larghe. Questa caratteristica la rende adatta a percorrere terreni difficili come sabbia, la neve ed il fango e possono essere dotate di forcella, ma anche no. Questo è quello che offre il menu. Per la scelta ci sono tanti fattori da considerare, come il vostro obiettivo prima di tutto. Per esempio, se vi piace pedalare ed i vostri trail sono per la maggior parte in salita, evitate tutte le tipologie dall'enduro in su. È importante anche capire il terreno su cui pedalerete, se è molto tecnico, vale a dire pieno di rocce, radici e sassi, o orientatevi verso una mountain bike full, quindi con ammortizzatore centrale. Altra cosa molto importante da valutare è il vostro livello di abilità. Se siete alle prime armi, evitate modelli super costosi, con componenti che sono il top di gamma e magari bici con telaie e ruote in carbonio. Siate quindi sicuri che questo sport vi piaccia prima di spendere parecchi soldi. La stessa bici, quindi con lo stesso telaio, marca e modello, può montare diversi allestimenti e componenti. I componenti più costosi sono normalmente anche più leggeri, cosa notevolmente importante per chi ha intenzione di optare per bici da cross country, marathon, down country, trail e all mountain, perché sono discipline dove la salita viene messa in conto ed una bici leggera risulterà più facile pedalarla in salita. Come detto precedentemente, anche le bici hanno una taglia come le magliette S, M, L e XL. Ho fatto un video a riguardo su come scegliere la taglia giusta, il link lo trovate in descrizione. Il telaio e le sospensioni sono tra i componenti più critici di una mountain bike. Assicuratevi che il telaio sia di alta qualità e che le sospensioni siano adatte al tipo di terreno che intendete affrontare. I telai in lega di alluminio sono leggeri e resistenti, sono perfetti per l'escursionismo e vanno molto bene anche per le altre discipline. Un telaio in fibra di carbonio è più leggero e rigido ed è ottimo per le discipline che vanno dal cross country fino all'all mountain, però il prezzo per un telaio in carbonio aumenta considerevolmente. La trasmissione, ormai tutte le mountain bike montano una corona singola anteriore e un pacco pignone 12 velocità. Cercate di prediligere i gruppi di alta qualità come Shimano, SLX, XT o SRAM NX, GX o X01 per prestazioni ottimali. Per i freni a disco, chiaramente orientatevi su freni idraulici per maggior potenza di frenata e controllo. Molte mountain bike montano un reggisella telescopico che permette di abbassare la sella per le discese, aumentando la sicurezza ed il comfort. Un accessorio, a mio modesto parere, irrinunciabile. In conclusione, la scelta del giusto tipo di mountain bike è una decisione difficile e cruciale per ogni ciclista. È importante considerare il proprio stile di guida, le preferenze personali e il budget disponibile. Ogni categoria di mountain bike offre esperienze diverse, ma la chiave per godere al massimo delle uscite in bicicletta è scegliere una bici che si adatti alle proprie esigenze. Indipendentemente dalla categoria scelta, la mountain bike offre una sensazione di libertà assoluta, permettendoci di esplorare luoghi al di fuori delle strade tradizionali. Inoltre, la velocità, le discese impegnative e gli ostacoli presenti sui percorsi di mountain bike possono generare un'adrenalina che molti apprezzeranno. Il PDF con tutte le informazioni trattate nel video è scaricabile gratuitamente dal mio sito internet www.mountainbikingtube.com. E con questo è tutto, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!